this is Claudia from Spangle Italian. Happy New Year, buon anno. And today, Peggy, who's here with me, and I will talk to you about 3 New Year's resolutions that I want to do. It will be a listening exercise. And one habit that I want to carry on in the new year. So, sei pronto? Sei pronta? Bando alle ciance, cominciamo! Allora, in principio non sono d'accordo con l'idea di stabilire dei buoni propositi perché più che altro la gente, compresa io, ha dei propositi poco specifici come andare in palestra, mangiare più sano, imparare una lingua e poi quando non si raggiungono diventa poi una frustrazione. E quindi quest'anno ho deciso, dopo aver letto molti libri sulla formazione delle abitudini, che la cosa importante è stabilire degli obiettivi o dei sistemi praticamente, ma che siano molto specifici. Quindi cominciamo con il primo obiettivo, che è: voglio leggere di più prima di dormire. Questo è importante perché sto cercando di fare i conti con il fatto che passo troppo tempo davanti al computer per lavoro o al telefono per svago. Non mi sembra necessario dover elencare tutti i benefici della lettura perché sono svariati, ma il fatto di leggere proprio prima di dormire è qualcosa che è importante innanzitutto per avere un sonno di qualità migliore e poter staccare proprio dai pensieri della giornata, del lavoro, non lo so se ci sono delle preoccupazioni, perché è un modo di concentrarmi su una storia e immergermi. Poi penso che sia anche molto importante avere degli aiuti per poter portare a termine questi obiettivi. Per esempio, ho fatto a crochet, all'uncinetto, mi sono fatta una tasca portaoggetti da appendere accanto al letto. Quindi il mio libro, la mia lettura serale va in quel posto. Mi sono fatta anche un bel segnalibri all'uncinetto. E un'altra cosa che ho fatto per mantenere la motivazione è che ogni giorno faccio un segno sul calendario e quindi ogni giorno ho un piccolo segno sul giorno nel quale ho letto prima di andare a dormire. E questo mi piace perché mi dà un senso di avere compiuto un obiettivo. Il secondo buon proposito di quest'anno può sembrare un po' vago, ma adesso ti spiego. È quello di diventare più attiva, fare più movimento, che uno deve pensare a creare una nuova identità e quindi non deve pensare voglio fare più movimento, ma voglio diventare una persona che fa movimento, una persona attiva. Ogni volta faccio delle piccole scelte, prendo delle piccole decisioni facendomi la domanda: cosa farebbe una persona attiva in questo caso? Per esempio, se ho la scelta tra fare le scale e usare l'ascensore, una persona attiva farebbe le scale. Voglio fare la spesa. Allora posso prendere la macchina e andare al supermercato o posso fare 2 passi e andare al negozio del paese e prendere, forse non potrò fare una grossa spesa, ma posso prendere, che ne so, le uova da loro.
e quindi mi assicuro una piccola passeggiata. E questo mi porta al terzo obiettivo. E il terzo obiettivo è appunto quello di sostenere i piccoli negozi del paese. Per me è molto importante sostenere l'economia locale, innanzitutto perché dà un senso di comunità che trovo sia un aspetto essenziale dei piccoli paesi. E da quando ho la macchina, che è da poco, ho notato che vado sempre di meno nei piccoli negozi, quando prima andavo tutti i giorni perché altrimenti dovevo prendere un autobus per tanto tempo ad arrivare a un grande supermercato. Adesso prendo la macchina e vado. Ma avevo notato in questi mesi che mi mancava questo contatto con i commercianti, le due chiacchiere, i due passi. E quindi ho deciso che quest'anno devo tornare a fare questo, andare almeno 3 o 4 volte a settimana, anche se devo prendere soltanto qualcosa di piccolo, la pappa per i gatti o che ne so, un po' di pane o le uova o cose del genere. E questa è una buona scusa. È un'abitudine che voglio mantenere perché comunque mi sembra importante anche riconoscere le cose che sono andate bene nell'anno scorso, che vogliamo continuare a portare avanti e che voglio continuare a dedicare del tempo ai miei passatempi, soprattutto all'uncinetto. Ho imparato a lavorare all'uncinetto l'anno scorso, a febbraio, quindi neanche un anno, e ho fatto molti progressi, devo dire. Sono molto contenta, è un'attività molto appagante, mi rilassa e poi creo qualcosa. È un modo molto bello di fare dei regali, molto semplice, è un vincere, 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 vincono tutti e quindi voglio cominciare a spingermi un po' oltre la mia zona di comfort e provare a fare dei modelli forse un po' più complicati, qualcosa di più complesso. E ho cominciato a fare dei cappellini, ma quest'anno vorrei fare una maglia o qualcosa del genere, un capo più importante. Ed ecco qua. Adesso raccontami tu, hai dei buoni propositi per quest'anno? Cosa ne pensi? E soprattutto raccontami se ce li hai, cosa fai per rendere più probabile il compierli? E ti ringrazio ai miei 353 iscritti al giorno d'oggi, veramente apprezzo molto il vostro sostegno e spero che questi video siano utili ed ecco qua, that's it. So if you like the video, give me a like and subscribe if you haven't subscribed yet, and I'll see you in the next one. Ciao ciao!